Ciao amici, benvenuti a Tutto Sport. Guido, come stai? Bene? Ciao Bene. a tutti, bene, Michele? in forma. Anche per me la stretta di mano no. Dai, benvenuti. Vi ringraziamo di stare con noi e cominciamo a Tutto Sport, puntata 9. 9. Puntata 9 ya, la emisión número 9, para decirlo también en español. Giusto. È un canale YouTube, il nostro nuovo, sta andando bene, sta crescendo, ci state seguendo, ci state condividendo tanti pensieri, quindi è un grande piacere. Noi qui dal Capriccio siamo felici di condividere gioie e dolori, perché come ho detto, noi del giornalismo sportivo abbiamo un privilegio, tutto sommato anche nel dolore rimaniamo comunque dei privilegiati, raccontiamo sport e non leggi finanziarie o tagli alla sanità e quant'altro, quindi tutto sommato siamo privilegiati. Anche ricordate di iscriverti a Tutto Sport. Ci mancherebbe, assolutamente, ci supportate così e siamo molto felici. Sì. L'editoriale oggi in blu, Michele. Sì, è cambiato in blu. Il rosso non andava bene, nero non andava bene, Rosso ci c'era parliamo. Manziere. E nel calcio hay molte cose di questo, no? Che il colore, che la Tu sei scaramantico, No, scaramantico? no, credo, però sì, ho detto molti che sono scaramantico totale al calcio. no? Presente. Sì. Io credo che il mio record l'ho battuto, era una partita della Pallacanestro Trieste, credo di Luca Banchi, sarà stato nel 2000-2001, vincevamo a Bologna che non perdeva in casa da 30 Sì. partite, da 20 partite, stavo mangiando un gelato nel primo quarto, è andata bene, ho mangiato 5 gelati per mantenere la scaramanzia e avevamo vinto a Bologna, Parlando di pallacanestro, ha perduto, no? La Triestina, credo, sì? La penso che Il Trieste, non è Triestina. il prima Trieste. sconfitta contro Sì. una grande squadra Reggio Emilia e Forte, molto forte, sì. hanno un quintetto di americani forti, hanno la panchina forte e Trieste non aveva panchina questa volta, quindi sui ricambi nel corso della partita siamo andati incalando logicamente, quindi ha vinto un'ottima squadra come Reggio Emilia che fa la Champions League, ricordiamolo, e quindi Trieste rimane comunque un super avvio di E il campionato. basket, il cambio sono importanti, le rotazioni. Abbiamo avuto due giocatori che proprio non sono entrati, no? Giusto? Esatto. Quindi diciamo ci può stare. Beh, E l'editoriale della Triestina? Allora, lo vuoi far piangere proprio? Allora, per quanto riguarda, oggi mercoledì troverete la gazzetta sulle nostre pagine Facebook e Instagram con un titolo purtroppo che riguarda la Triestina e non dico niente altro. Bueno, adesso benvenuto Pep Clatet. Benvenuto. Presentato lunedì. Sì. No, mi Tu piace sei stato, io no. io c'ero. Mi piace che ormai è come la rassegna stampa dei canali TV, no? In cui abbiamo un titolo, no? Sembra sai quando feltri per Però l'ha lasciato così, no? L'ha lasciato così. gustatevelo sui canali social. Bienvenido a Pep Clotet, nuovo allenatore, la scorsa Come settimana. parliamo a Pep? Spagnolo, italiano, inglese? Italiano perché ha detto lui che allenerà in italiano, quindi in italiano sperando, io credo sia una regola senza voler per forza fare i moralisti, ma io credo che dovrebbe essere una regola assolutamente universale, confrontarsi con il territorio nella lingua effettivamente della città in cui ti trovi. Il problema è che qui hai un gruppo estremamente eterogeneo, questa Triestina, dove il territorio comune non può che essere l'inglese, questo è indubbio, perché tanti non comprendono l'italiano. Poi per carità abbiamo avuto idoli, no Michele, che l'italiano non l'hanno imparato mai, vi ricordate Schumacher? Non so se vi ricordate. Grande. Ma però che i meccanici parlavano in italiano, Ma forse era I arrivato giornalisti non parlavano in italiano. Allora era voluta la cosa. Sì. Perché io quando è stato alla conferenza stampa la settimana scorsa con il presidente, tu non eri che avevi No, stato. ero sempre. Me pare che sia manejato bene perché sappiamo che il presidente parla in inglese, ma tutta la conferenza stampa ha avuto la traduzione all'italiano e tutto. Ora, il calcio per me, no? Comparto, è universale, no? Sì, in campo. In campo è universale. Allá l'idioma? Certamente sì. Il portiere. Diciamo che in questo momento la cosa che meno importa, cioè ai tifosi in questo momento qua per fare un po' di scherzo. Però diciamo che in questo momento qua
se parliamo della Triestina, iniziamo con la Triestina? No, sino che Ah. un po', l'importante è vincere, sì, no? Esatto. Alcun altro sport? Ma allora Prima della Triestina? diciamo che capisco quello che dice Michele, la comunicazione tra virgolette passa in secondo Sì. piano perché alla fine conta il risultato. Certo, Ecco. è una squadra dove ancora fatichiamo a trovare il leader in campo perché manca qualcuno che in campo, in qualunque lingua, trascini i Si compagni. dice anche nel calcio è l'allenatore in campo. Esatto, il leader in campo. Il leader è l'allenatore in campo che Questo manca. te urla un po', o no? Te pizzica. Sì. E non è- Manca da anni, perché Esatto. penso da Coletti, Beh, anche Alessandro Malomo, dai, tutto sì, sommato. o Malomo anche era Lambrughi un po'. Lambro. Prossimo avversario. Prossimo avversario, una gran persona. E la squadra non è che non lotta, no? Oltretutto, la squadra lotta. Però in quel lottare manca effettivamente la figura che si dice t'appenda il muro, no? E Probabilmente. che ha un po' di testa un po' fredda per il pensiero giusto e no tanta velocità. Cioè, La velocità che delle manca, è stanco e visto. credo che l'espulsione di Vertainen sia dettata proprio da stanchezza e nervosismo, Sì, no? Un sì. giocatore che perde la testa al 25esimo, manda a quel paese l'arbitro a 3 metri e fa un fallo da dietro, vuol dire che non è lucido Sì, mentalmente. no, perché anche la prima amarella, la prima Il primo gialla, cartellino. ha scritto per reclamare, no? Esatto. E dopo le pochi minuti, Ma se parliamo di Vertainen ha condizionato la partita, sì, molto. Allora il discorso, per come che la vedo io, la differenza tra 2 anni or sono, quando ci siamo salvati all'ultima giornata, e quest'anno, ricordiamoci che Pavanel a gennaio ci aveva portato, dopo lui si era rimesso da gran signore, ci aveva portato Piacentini, Germano, Malomo, Celeghin e ancora una persona che non mi ricordo. Bakogu. Sì, ma quello aveva portato il sì, il DS. direttore, sì. Con quei giocatori con Mister Gentilini ci hanno portato alla salvezza. Ecco, la partita di sabato, sinceramente, devo dire la verità, sinceramente il nostro bomber, o dovrebbe essere il nostro bomber, e adesso mi sfugge il nome, Olivieri è stato quello che ci ha impressionato, penso, tutti quanti di più. La cattiveria che ha messo lui in campo si vedeva che gli altri giocatori non l'avevano. Spero con tutto il cuore che con Germano che sta stringendo i denti e sta giocando da un paio di partite, anziché essere in panca o casomai a riposo, sta giocando lo stesso. Quindi con questi uomini qua io spero sinceramente di vedere una squadra con più cattiveria in campo, perché senza quella cattiveria là, ragazzi, diventa grave la faccenda. Correa, no, senza entrare nei pretendo di più, perché è un giocatore che l'abbiamo visto l'altro anno, aveva la scusante quest'anno all'inizio che l'altro allenatore lo metteva in un ruolo non suo, adesso gioca nel suo ruolo, deve dare di più. Sinceramente è mancato, la voglia c'è stata, hanno dato, e comunque Vertainen con quello che ha fatto, se ero in trasferta e io ero presidente, tornava a casa in canoa. No, sinceramente devo dire sì. Dopodiché stringiamoci alla squadra, saremo presenti anche a Crema, noi come club, quindi speriamo che cambi un po' il trend proprio. Sì. Sai che prima di seguire un po', di ringraziare ai nostri sostenitori, Bar Capriccio, dove facciamo il programma ogni settimana, Esso Riva, nuovo sostenitore, sì. Bilacker, Barbecue, il ristorante venezuelano in Trieste, e Pizzeria Donna Amalia, che
son con noi, así que le ringraziamo. Grazie. E prima di seguire con la trentina, bello programma con Veronica Toniolo, bello. Grazie, Bello. Sì. È stata un'intervista molto piacevole. Veronica Toniolo la trovate all'interno di questo stesso canale. La consideriamo un'intervista un po' speciale perché sono quelle interviste dedicate a un personaggio. Veronica Toniolo porta in alto il nome di Trieste, è stata alle Olimpiadi di Parigi dopo aver vinto le Olimpiadi giovanili nel 2018, titoli mondiali ed europei negli anni scorsi. Ha davanti 2, 3, 4 Olimpiadi, per cui consiglio di ascoltarla, perché oltretutto nello judo spesso ci sono dei valori che dovrebbero essere tipici, classici di ogni sport e che a volte dimentichiamo, fondati innanzitutto sul rispetto. Quindi ascoltatela, perché è un'intervista anche molto introspettiva con una grandissima atleta, molto matura per la sua età, ma proprio grazie a questo sport. Quindi mi raccomando. Anche in questo programma speciale poi possono vedere a Guido in tutta la sua dimensione. Oh, grazie, quella paranormale. No, buona. Tutto il programma speciale fabuloso, perché mi è piaciuto questo con Veronica. Ti è piaciuto? Grazie. Beh, ma Veronica, ne abbiamo altre in programma, no Michele? Certamente sì, Veronica si sarà molto bene. La ciliegina sulla torta del nostro programma. Sì. E poi tutto saluti a Matteo, no? Come no, un grande in bocca al lupo a Matteo Parenzano, l'atleta paralimpico, oro paralimpico, ha un piccolo interventino in programma, già programmato da tempo. Già vedremo. Tra qualche settimana è qui con noi e guarda, abbiamo anche il tavolo per fare la partitina, poi la simulazione, esatto, il tennis tavolo. Perfetto. Ora, tua opinione? Io volevo portarlo sulla Corsa di Castelli, volevo parlare la Corsa di Castelli? Vuoi che racconto? Benissimo, no? Più di 4.000 persone hanno partecipato. Sì. Bellissima Corsa dei Castelli. Sì, è stata una grande edizione. Ringraziamo a tutta l'organizzazione. Incluso già hanno cominciato la preiscrizione del prossimo anno. Per l'anno seguente, sì. Online lo fanno, così che... Sono state 2 settimane incredibili, tra Barcolane e Corsa dei Castelli. Michele, il club ci sarà invece a Crema, perché è una trasferta, hai detto che ci sarà a Crema? Presente a Crema, sicuramente ringrazio i nostri soci che puntualmente sono presenti nelle trasferte. Volevo chiederti se posso, cosa ti è sembrato ieri l'altro ieri nella conferenza stampa del nuovo allenatore, le prime impressioni? Io partirei da un assunto: c'è sempre qualcosa di buono a un cambio allenatore, cioè l'allenatore nuovo è l'unica figura che non ha le scorie, non ha il pregresso delle situazioni negative provate. Così era per Gentilini a gennaio di 2 anni fa e così è per chiunque arriva. Quindi c'è sempre comunque una reazione, un po' d'aria nuova, si dice d'aria fresca che cambia. Questa è forse l'unica cosa positiva. Di negativo c'è che, a prescindere, sono sempre contrario ai troppi cambi di allenatori. Clotet è una scommessa autentica, perché l'esperienza in Serie C non le ha, non è Torrente, non è Breda, che a sua volta non aveva tanta esperienza di Serie C, non è sicuramente anche il Bucchi di turno, che magari era già qui, che era stato contattato, perché Bucchi è stato certamente contattato. È un allenatore che dovrà calarsi in una parte atipica, e lo fa con una prima settimana di ritiro che è particolarmente strana come situazione, cioè pensare che a fine ottobre si vada in qualche maniera a fare un nuovo ritiro, a Veronello in questo caso la squadra, è davvero strana come situazione, cioè devono appena conoscersi, capito? Questo mi preoccupa molto. Poi, per carità, solita frase di circostanza, che la squadra ha bisogno di serenità, che il lavoro è l'unica formula, che cercherà la semplicità in queste prime partite. Su questo siamo tutti d'accordo, però non sarà facile, ecco, ha un cammino in salita secondo me, anche perché 4 punti sono pochi e ci aspetta un Everest da scalare. È difficile, anche qualcuno allenatore che conosco preferiscono in una situazione come questa cominciare fuori e dopo già arrivare in trasferta. Trasferta, chissà, meno pressione, un po'. È uno scontro diretto oltretutto, perché con le tese... È una partita importantissima, sinceramente, devo dire la verità. Incrociamo dita, tocchiamo tutto quello che è da toccare, perché secondo me sabato partita molto molto importante.
Voi giornalisti vi aspettavate che la Triestina portasse anche il DS alla presentazione oppure? Sì, oggettivamente sì, nel senso che dopo una settimana, se non due, di voci relative a Collauto, ho visto con i miei occhi Perinetti a Sesto San Giovanni, c'era anche Nicola Legrotaglie, che comunque l'anno scorso è stato direttore sportivo della Sampdoria, prima di venire sostituito da Accardi. Quindi che ci fosse del movimento attorno alla Triestina era evidente. Che non ci sia nessuna novità invece relativa a una ufficializzazione è sorprendente, perché continuo a insistere, questa società ha bisogno di una figura o alla Michael Arcieri, cioè una figura di riferimento generale che veramente ti faccia tutto, o addirittura di due figure, direttore generale e direttore sportivo, che conoscano questo inferno che è la Serie C, dove non si inventa nulla. Sono pienamente d'accordo. E qualcuno che faccia anche un passo indietro, per come che vedo ultimamente, sinceramente, a Trieste, anche in stadio, la voce del popolo rosso alabardato è stata abbastanza eloquente. Dopo la partita ha sido un po'... Sinceramente un piccolo grande passo c'è, se non lo fa la società. Ma Michele, io rimango... Tutti noi sbagliamo, lo facciamo più volte nel corso della giornata, della vita, delle settimane, eccetera, però arriva un momento che devi anche confrontarti con te stesso e soprattutto con le persone con cui ti relazioni. Quindi è evidente che dal gennaio del 2024 la direzione gestionale del direttore, in questo caso Menta, è pressoché disastrosa. E ancor più che a Trieste addirittura mi sorprende come siano voci da fuori, amici che da Palermo, da La Spezia, da Reggio Calabria, da Brescia vedono da fuori come si possono commettere tanti errori. Quindi è un dato oggettivo e prima o poi bisogna pur prenderne atto, perché sennò veramente si rischia di rovinare cose che invece parallelamente, parlo di strutture e progetti, stanno procedendo molto bene. E qua ne abbiamo anche gli assunti, abbiamo anche le certezze, diciamo così, sotto traccia si sta lavorando con le istituzioni per arrivare a un futuro a livello strutturale di gestione importante, però il calcio deve essere parallelo. Il lavoro è parallelo, bravo. E che la parte sportiva vaya a la par, parallelo, e il risultato accompagna. Esatto, e non puoi camminare con una sola gamba, devi averne due. Per finire, un saluto a Daniele, auguri Alessia. Buon compleanno alla nostra Alessia. Sì. Ieri ha fatto il compleanno. Auguri. Daniele, anche sempre ti ringraziamo per il lavoro a Tutto Sport. Grazie. Siamo quasi alla fine? Sì, credo che siamo quasi alla fine, anzi siamo alla fine. Sì, già. Sabato la Triestina a vincere e cominciare a camminare. Così, no? Sì, dai, finalmente che torniamo un po' più sorridenti del solito, ma noi la positività la troviamo sempre. Sempre. Ciao a tutti, ciao Trieste.